Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa ti porta questa Venere in Ariete dal 5 al 29 aprile 2024. Allora, Acquario, vediamo un po' carta energetica, un po' la carta energetica. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Relazione Salvatore-Salvato, infanzia. Allora, qua c'è una situazione a livello emozionale dove hai dato più del dovuto, perché era una ferita venuta dall'infanzia, e noi quando è che diamo più del dovuto? Quando vogliamo essere amati. Va bene? Quindi qua c'è questo aspetto da tenere in considerazione, che viene appunto dall'infanzia. Quindi mi parla a livello energetico che noi andiamo a mettere in scena o mettere in risalto quelle dinamiche in cui abbiamo avuto questa relazione ti salvo io, va bene? Che era un po' il delirio di onnipotenza dell'ego quando la nostra frustrazione è stata talmente grande, no? Di non essere accuditi come volevamo da piccole, da piccoli, e quindi c'è questo ego che dice all'altro ti salvo io inconsciamente, no? Ecco, si va a bilanciare questa dinamica qui, quindi Venere in Ariete ti porta a mettere l'attenzione su queste dinamiche perché non si salva nessuno, cioè sei tu che devi adempiere a salvare te stesso per andare incontro alla tua maestria, quindi ti fa mettere l'attenzione su questo. Questo a livello energetico, e poi andiamo a vedere nella realtà fattiva cosa accade. Allora, vediamo. È possibile che tu abbia una relazione di questo tipo già adesso, che tu l'abbia avuta, o che ti fa mettere in risalto questo aspetto. Vediamo ancora. E qua c'è la realizzazione di progetti. Qua vi parla di un progetto di natura amorosa che si può realizzare, o dei progetti tuoi a livello personale che stai portando avanti grazie al lavoro sulle ferite che hai fatto e si è trasformata in potere quella ferita. Vediamo un po'. Incontro mediante un mezzo di telecomunicazioni. Allora qua io vedo comunicazioni da parte di una persona per realizzare qualcosa insieme. Va bene? Vediamo un poco. Messaggi, contatti per realizzare qualcosa. Vediamo un po' di che si tratta. Allora, mettiamoci questi tarocchi qua. Energia attuale per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario. Cosa porta questa Venere in Ariete? Vediamo l'energia attuale. Energia attuale. Amore. Qua abbiamo un 8 di spade. È possibile che ci sia un blocco a livello amoroso o che tu ti senta frustrata o bloccata in qualcosa. È come se non vedessi a volte via d'uscita. E questa qui, relazione Salvatore-Salvato, è come ti ho detto adesso con la carta del presente, no? Stiamo lavorando su quella ferita lì, va bene? Affinché possiamo integrarne la potenza. Quindi è possibile ci sia un blocco con qualcuno, la papessa, io qua ti vedo riflettere, andarci prudente, andarci piano, studiare su te stessa, lavorare con la legge spirituale, e vedo un blocco un po' mentale, no? L'Acquario, come le segni d'aria, rimuginano, no? Quando devono essere più in contatto con la parte spirituale affinché si possa sciogliere un dilemma mentale, ok? Qui ci può essere un blocco, silenzio tra te e una persona, assoluto silenzio. Vediamo, oppure silenzio nell'amore, blocco. E vediamo un po' cosa succede con questa Venere in Ariete dal 5 al 29 aprile. Cosa arriva in amore? 9 di spade. Regina di denari. E la ruota, wow! Che energia è quella della ruota? Che energia porta la ruota? Wow, la forza! Bellissimo il giudizio, una rinascita. Allora, ti posso vedere in una situazione un po' bloccata, avere un po' di ansia.
Queste ansie ti passano, un po' di preoccupazione con qualcuno perché una situazione è bloccata, quindi posso vedere un po' di paure, un po' di ansie per una situazione bloccata. Che succede? Regina dei denari, io ti vedo tranquilla poi, a metà di questi giorni, va bene? Regina dei denari mi parla di te che sei concentrata sulle tue cose, sul lavoro, sulla tua stabilità, questi progetti qua che ti ho detto prima, e iniziare a lasciare andare queste preoccupazioni inerenti alla relazione. Che succede subito dopo? Pam, arriva un cambio. Qua io vedo il recupero, sono due arcani maggiori, un cambio a tuo favore con la ruota che porta con la forza un recupero di una situazione amorosa, o dove c'era silenzio, oppure il recupero dell'amore, un risveglio dell'amore. Abbiamo il giudizio qua sotto che mi parla di una rinascita a livello amoroso. Ti vedo paziente nelle tue cose, realizzando i tuoi progetti e poi arriva un boom. Ok? Qua abbiamo i segni del Capricorno, Toro, Vergine e del Leone, ma al di là del segno è proprio questa l'energia. Vediamo al positivo cosa abbiamo per l'Acquario. L'asso di bastoni, assolutamente opportunità. Abbiamo un'opportunità che si apre per te in amore, un'opportunità. L'otto di denari, abbiamo un'opportunità di qualcuno che vuole far funzionare le cose. Vuole far funzionare le cose. Vediamo qual è il blocco. 7 di bastoni, ci possono essere un po' di ostacoli per far funzionare le cose, probabilmente dovuti a situazioni lavorative, un po' di ostacoli di questa natura qui, e quindi ti possono dare queste preoccupazioni, ci può essere un blocco delle preoccupazioni inerenti a degli ostacoli di natura lavorativa. Vediamo perché ci sono questi ostacoli. 7 di bastoni, re di bastoni appunto con un uomo. È possibile che questa persona abbia un carattere un po' particolare, un po' forte, oppure ci possono essere delle difese alte, un po' di orgoglio da parte di questa persona, a te ti genera preoccupazione. La luna ti genera un po' di ansie, il comportamento di questa persona, magari non ti dice delle cose, mette le difese, però io qua vedo che si svolta la situazione. Vediamo un po' qual è la direzione per te. Il 4 di denari, è possibile che tu abbia a che fare con una persona a testa dura, che non si apre facilmente, che ci sono un po' di tensioni per questo, va bene? Questo è l'unica cosa e ti può preoccupare questa cosa qui. Vediamo un po' che succede alla fine, cosa ti porta Venere in Ariete, quindi alla fine di questo transito. Il matto, la papessa e l'asso di denari, wow! Guarda, come ti ho detto anche qui, io vedo che ci sarà un punto a capo. Il matto, la papessa, cioè io qua vedo che c'è un punto a capo, la papessa è un andare prudente, io credo sia dalla tua parte che vai prudente con questa persona che è un punto a capo, è un nuovo inizio. Allora, qua mi parlano per esempio, se qua abbiamo un amore nuovo, io qua ti vedo magari preoccupata per dei progetti tuoi lavorativi, delle cose lavorative, molto concentrata su di te. Che succede? Che qua arriva un cambio. Ti vedo con forte il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario e Pesci, ma al di là del segno è questa l'energia. Vedo una persona che si lancia verso un'altra che va un po' più cauta, che questa puoi essere tu secondo me. E un asso di denari che mi parla di una concretezza, di un'opportunità in concreto, l'asso più forte di tutti gli assi, no? In un'opportunità in concreto. È possibile che sia la stessa persona con cui c'è questa difficoltà? Alcuni di voi mi possono chiedere questo? Sì, è possibile che sia questa stessa persona con cui c'è un po' di difficoltà, è una persona un po' testatura, molto concentrata, magari questa persona sul suo lavoro, sulle sue cose, non si apre facilmente, ok? Però qua vedo una svolta, e infatti realizzazione di progetti, incontro mediante mezzo di comunicazione. Se c'erano contact avrai contatto da parte di questa persona. Oppure questa è un'energia a specchio, arriva questa persona nuova, si lancia, tu hai un po' di difficoltà magari ad aprirti subito, però qua c'è un'opportunità, ok? Vediamo un po' qual è l'energia del matto. Il 4 di spade. Guarda, tu ci vai un po' cauta perché non sai bene le intenzioni di questa persona, però al tempo stesso qua vediamo che si concretizza un'opportunità.
E l'energia del matto, sì, è possibile che ci sia da un no contact, ci sia un contatto all'improvviso, ok, per un recupero. Vediamo l'energia dell'asso di denari, dell'otto di denari. Qua c'è una persona che vuole far funzionare le cose, va bene? Vedo te un po' più cauta, perché magari non ti fidi molto, eccetera, però qua vuole far funzionare le cose. Ok, quindi energia potentissima, ragazze mie e ragazzi. Fammi mettere un attimo l'energia del 9 di spade, perché ti vedo preoccupata là. Del 6 di coppe. È come se preoccupata perché l'amore sta bloccato, preoccupata perché questo i primi giorni di questo transito, poi dopo cambiano le cose. Preoccupata perché l'amore non avanza, preoccupazioni rispetto a una persona che conosci bene, con cui c'è conflitto, c'è ansia, però vedo che poi le cose si sciolgono. Ok. Va bene, andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Ricordo a tutte le ragazze nuove che i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Tu sei mia. Tu sei mia. Quindi abbiamo una persona che... Ok, tu sei mia. E poi... Aiutami, ti prego. Questa carta aiutami, ti prego, ha a che fare con una comprensione che questa persona vorrebbe da te. Oppure nel comprendere qualcosa. Sei tu che poi l'adatterai a quello che arriverà. Vuole un aiuto? Qua io vedo una costruzione, un realizzare progetti insieme, alla fine di questo transito, in questo mese. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Qua è una persona che sta aspettando te o è un vostro sì, perché a voi vi vedo un po' sulla difensiva, un po' con dei dubbi. Mm? Sia che sia una persona nuova, una persona che già conosci, vedo una persona che aspetta i tuoi tempi, che aspetta un tuo cenno. Perché qua ti vedo che c'è una persona che si lancia verso di te, ti vede come papessa, c'è una persona di grande spessore morale, psichico e spirituale. Ok, può essere una persona un po' più immatura di te, ma che vuole lanciarsi, mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dicono gli altri oracoli. Sinfonia incompiuta, flessibilità. Al mare, sì. Allora io qua vedo che tu torni a fluire in amore, nonostante ci sia una sinfonia incompiuta che è dovuta al fatto di un blocco in amore, che ci sia o meno una persona, c'era un blocco in amore. Flessibilità mi parla di un lasciarsi fluire a poco, al mare mi parla che tutto torna a fluire a poco secondo i tuoi tempi. D'accordo? Secondo i tuoi tempi. Che cosa viene dopo al mare? Il vento cambia direzione in funzione di un fluire nuovamente alle emozioni, quindi la risposta è sì, fluisci di nuovo alle emozioni rispetto a una situazione più di tensione, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per ciò che ti porta Venere in Ariete. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!